Live Social. Buonasera amici di Live Social e bentornati nella nostra trasmissione radiofonica dove siamo sempre pronti a tenervi compagnia raccontando le storie dei nostri ospiti attraverso le loro passioni e tutte le loro professioni. Questa sera ci è venuto a trovare Luigi Melacarne ed è un ragioniere. Allora, innanzitutto, ciao Luigi, tutto bene? Ciao, grazie. Tu come stai? Tutto bene, grazie mille. Allora, io sono curiosissima perché abbiamo fatto già una chiacchierata prima di andare in onda. Sei simpaticissimo, quindi sono curiosa di vedere cosa può succedere in questa intervista. Innanzitutto Luigi, conosciamoci un po' meglio, quindi raccontaci un po' di te, come sei entrato in questo mondo, da quanto tempo sei ragioniere, e insomma, conosciamoci. Va bene, allora io, come hai già detto te, sono Luigi, sono un ragioniere, diciamo che mi sono diplomato parecchi anni fa, nel 91. Ho sempre fatto questo lavoro, mi piace farlo e mi occupo, diciamo, prevalentemente di contabilità, aziende, regimi forfettari, insomma tutti i regimi fiscali di vantaggio che eventualmente dovessero uscire da adesso in avanti. Che adesso sei anche una figura professionale importante perché insomma tra bonus, problemi con adesso tra commercialisti e ragionieri qua tutti preziosi sono diventati. Poi col discorso del virus c'è stato un boom di soldi che viaggiavano, lo Stato che ci regalava, insomma c'è stato un... Allora, c'è una cosa anche particolare di te, perché è un canale di YouTube che vi dico già, si chiama Luigi Melacarne, ovviamente come lui, e la domanda, no, quando ho letto la tua scheda era: come mai un ragioniere ha aperto un canale YouTube? Come ti è venuta questa idea? Ma allora, questa idea mi è venuta perché, così per caso, perché io ho aperto il canale un anno fa più o meno, un anno e mezzo fa, e non c'erano tante persone che facevano il mio lavoro e andavano sui social. E ho detto vabbè, proviamo. E così mi sono buttato e con il tempo YouTube effettivamente mi ha dato fiducia. Ma io trovo che sia veramente un'ottima idea, perché ad esempio io mi sento, ti dico la verità, mi sento un po' spersa in un mare di burocrazia dove ogni tanto avere comunque magari qualcuno, no, come uno che controlla su YouTube i tutorial di come fare cose, qualcuno che ti spiega magari, no, anche con un linguaggio un pochino più alla portata di tutti noi. Io ho fatto molta fatica perché comunque all'inizio usavo un linguaggio molto tecnico, molto contabile, molto fiscale, e la gente comunque non capiva. Certo. La svolta c'è stata quando effettivamente ho iniziato a parlare un linguaggio più comune, con parole molto più semplici, e è lì che c'è stato il cambio, capisci? Sì. È lì che la gente ha iniziato a seguirmi molto di più, la gente ha iniziato a ringraziarmi e poi da lì effettivamente, come ti dicevo prima, ho capito che effettivamente c'era bisogno di una figura così all'interno di un social. Sì, assolutamente utilissimo. Infatti, ecco, raccontaci un po', Luigi, che argomenti tratti? Allora, io prevalentemente sui miei social parlo di bonus, detrazioni fiscali, tutto quello che riguarda la contabilità, la dichiarazione dei redditi, sempre usando un linguaggio molto semplice. Ok. Il linguaggio fiscale ormai ho dimenticato cos'è, perché altrimenti non mi capirebbe nessuno. I regimi fiscali agevolati per i liberi professionisti, le piccole aziende soprattutto, non grosse aziende perché quelle avranno i loro supporti. Hanno tutto un mondo diverso, quindi io non me ne occupo tanto. E poi ovviamente tutte le novità che ovviamente lo Stato ci presenta tutti i giorni. Certo. E sono veramente tanti, ti assicuro. Sì, anche perché ogni tanto io sono una libera professionista, a me capita di perdermi qualcosa e dire ve l'avessi saputo prima, e quindi è sempre un buon aiuto avere anche qualcuno, no, alla portata poi di tutti, e sei sempre, perché sei su YouTube, non è dici devo telefonare alla commercialista, al ragioniere, l'ufficio è chiuso, e lì controllo e mi faccio... Guardo, vedo le ultime novità, vado su YouTube, vado su Instagram. Mi faccio almeno anche un'infarinatura generale, poi magari vado nello specifico
specifico, ma almeno so insomma che cosa sta girando, soprattutto in questo momento di bonus. Si parla di bonus da tutte le parti, no? Ce n'è pieno, esatto. ce n'è pieno. Perfino per i monopattini si è parlato di bonus. Sì, brava, bici elettriche, monopattini, bonus auto, di tutto e di più. Ecco, ce n'è uno in particolare, visto che tra l'altro siamo in mezzo al mondo dei social, internet, computer e quant'altro, ce n'è uno fantastico che è uscito poco tempo fa, più o meno, diciamo poco. E mi dicevi che è valido fino al 31 dicembre Poco più o meno, sì, fino al 31 di dicembre, e che dà effettivamente la possibilità di ricevere fino a 500 euro per l'acquisto di computer, connessioni internet, tablet, insomma tutto quello che riguarda il mondo internet. Che magari un po' è legato anche al fatto della scuola, la didattica a distanza, lo smart working. Sì, secondo me è uscito proprio per questo motivo qua. Lockdown, i social, internet ha avuto un grosso impatto, diciamo, sulla gente, perché eravamo tutti chiusi in casa, e cosa vuoi? Anche perché se pensiamo magari a una famiglia, poniamo una famiglia con 2 genitori e 2 figli, con i figli che devono fare la didattica a distanza e 2 genitori che devono lavorare da casa, e magari tu hai un computer, 2, un computer, un tablet. Diciamo che è uscito un po' tardi, perché potevano pensarci un po' prima, però è anche vero che le scuole hanno fornito del materiale nel frattempo, nel momento. Sì. Adesso lo possiamo avere con i bonus. Ecco. Con i bonus. In che modo più o meno? Diciamo che ci sono dei requisiti. Ci sono dei requisiti che non è che, parliamoci chiaro, lo Stato non è che regala i soldi, ovvio, perché non è lì per pagarci le cose a noi. Fa questi bonus, però ovviamente richiede determinati requisiti, quindi non lo so. Per quello che mi viene in mente, devi avere una soglia di ISEE che non supera una determinata cifra. Certo. Allora, in base all'ISEE tu riesci ad avere sia il computer sia la connessione internet. Anche la connessione, quindi non solo. Sì, soprattutto la connessione. E secondo me è più rivolto a una connessione internet più che all'acquisto di un computer. Ma la cosa bella è che comunque non è rivolto solo alle persone fisiche. Qui entriamo un po' nel campo del mio linguaggio. Non è rivolto solo alle persone fisiche, quindi come potremmo essere noi due, ma anche alle aziende. Perché questo bonus vale anche per le aziende, e anche le aziende ovviamente le aziende hanno determinati altri requisiti che non hanno le persone fisiche. Certo. Quindi il bonus è un po' più alto, ma offre anche molto di più, ovviamente, quindi la connessione satellitare, che invece a differenza delle persone è solo la connessione internet, quella classica dal muro. Del muro, ecco. Esatto. Quindi, Sì. Allora, Luigi, io intanto do i tuoi contatti perché purtroppo il tempo non è dalla nostra parte, così abbiamo dato un'infarinatura generale per chiunque fosse curioso, chiunque avesse bisogno di una mano. Tu hai appunto il tuo canale YouTube, che è Luigi Melacarne, ma ti troviamo anche su Instagram come studio.tributario, mentre via mail per qualunque informazione è centralinomelacarne@gmail.com. Ho detto tutto giusto? Tutto giusto. Allora Luigi, se vuoi lasciarci con un consiglio, con un saluto, questo è il tuo momento, altrimenti ci salutiamo tra di noi. Ma più che consigliarvi di seguirmi sui miei social. Esatto, tutti sui social. Tutti sui miei social, vi aspetto tutti lì. E ci vediamo quindi al prossimo bonus. Va bene. Grazie mille Luigi, è stato un piacere chiacchierare con te questa sera. Live Social.